Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo ad approfondire la crescita spirituale, cioè la prima linea del video inerente alle previsioni generali del secondo semestre del 2023. È un video che è già online, lo trovate nella playlist del canale nella sezione delle previsioni annuali e stagionali. Vi ricordo che le letture sono generali, è facile che non risuoni tutto, prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non risuona nulla, se volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare, Venere, e per unire questi oroscopi vi consiglio di guardare la guida che trovate sotto in descrizione. Per scrivermi una mail, scusate, per contattarmi potete scrivermi una mail, ok? Va bene, allora cominciamo con un fante di pentacoli, un re di pentacoli, un 4 di bastoni, un cavaliere di coppe e un fante di bastoni. Dunque ragazzi, devo dire che con queste due carte iniziali la sensazione qui è che dobbiate lavorare sulla vostra stabilità, sia che sia una stabilità finanziaria, sia che sia una stabilità, diciamo, a livello concreto, a livello di gestione quotidiana, magari anche proprio del vostro tempo. Potrebbe anche essere però una sorta di solidità caratteriale. Cioè è un po' passare da questo fante a questo re di pentacoli, un po' come capire come diventare più forti, come riprendervi il vostro potere personale o per qualcuno come gestire il proprio patrimonio personale. Sia che sia una ricchezza appunto pratica, fisica, ma può anche parlare di una ricchezza interna, ok? Ehm, è come se ci fosse da sintonizzarsi sulla vibrazione dell'abbondanza. È un po' quello che andrete a fare o che sarete portati a lavorare in questo secondo semestre a livello di crescita interna. Abbiamo poi anche questo 4 di bastoni, ragazzi, che è una carta che parla di festeggiamenti, di contratti, e qui ho la sensazione che potrebbero esserci dei nuovi accordi interni, cioè con voi stessi, o esterni, con chi vi circonda. Per qualcuno si potrebbe trattare di una sorta di accordi familiari, ok? Però il 4 di bastoni è il compimento di un risultato, è una stabilità, è anche l'unione, un'unione di anime gemelle molte volte. Adesso questa è una lettura spirituale, però in questo senso ci potrebbe essere qualcuno intorno a voi che magari è un'anima gemella e vi aiuterà a fare questa evoluzione a livello personale. Se per caso, ragazzi, state frequentando delle scuole magari di crescita personale piuttosto che dei corsi, per molte persone si raggiungerà un certo livello, un certo obiettivo in questa seconda parte del 2023. E vi dirò che per qualcuno ci potrebbero essere dei contratti se lavorate magari in ambito spirituale. Ora, questo non è per tutti, eh. Dunque, andiamo a questo cavaliere di coppe e il fante di bastoni. Allora, il cavaliere di coppe qui indica che c'è una sorta di movimento in avanti. Allora, qui può riguardare o voi e il vostro modo di avanzare, perché una volta che avete raggiunto questo potere personale, diventa anche, vedo proprio dal poco, diciamo, o sì, dal poco potere personale si arriva al potere personale, a una stabilità, di conseguenza qui poi si inizia a darsi agli altri, a dare opportunità o a darsi opportunità anche. È un po' come quando c'è Cavaliere di Coppe, è sempre un movimento in avanti, deciso ma dolce, ok? Quindi è come un ok, adesso ho capito qual è la strada e vado avanti.
E poi abbiamo questo fante di bastoni, ma andiamo a vederlo dopo. Va bene, andiamo a spiegare meglio il fante di pentacoli, vediamo che cos'altro vi posso dire o se magari il messaggio è differente da quello che vi ho dato io all'inizio. Abbiamo un cavaliere di spade e una regina di coppe al contrario. Come se doveste imparare a essere più determinati e meno, mi verrebbe da dire empatici, però in questo senso è farvi trasportare meno dalle emozioni. Mm? La determinazione del cavaliere di spade implica una certa freddezza a livello emotivo, che è proprio quello che non ha la regina di coppe. E per qualcuno questa regina di coppe potrebbe fare riferimento alla mamma, quindi a qualche tipo di questione che avete imparato magari dalla figura femminile o una figura femminile della vostra vita. Però qui è proprio il tipo fare una sorta di riesame dove dovete andare più, diciamo, velocemente, con più determinazione, che cosa invece, quali coinvolgimenti emotivi dovete lasciare indietro. Cioè, la regina di coppe è qua per dirvi che ci saranno parecchi alti e bassi emotivi, ok? E il fante di pentacoli è qui per capire come riprendersi il proprio potere personale, come diventare un re. Ed è proprio imparando a gestire le idee e le emozioni. Andiamo a vedere più che le idee, i pensieri. Allora, il re di pentacoli è spiegato da un 7 di spade al contrario e da un 6 di coppe al contrario, che sento molto collegato con questa regina di coppe. Qui è come se ad un certo punto, ragazzi, con questo 7 di spade al contrario, iniziaste a rendervi conto di quali erano le favole che vi stavate raccontando. Ed è da lì che poi nasce la forza, perché uno si rende conto che quell'idea, quel sentimento era legato a quell'idea fasulla e un'altra idea magari era una proiezione, un'altra idea ve l'hanno messa in testa e quindi è un fare pulizia di tutto quello che sono anche gli attaccamenti alle favole, sì, alle illusioni. Il 6 di coppe in questo caso mi ricorda tanto quel significato lì. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Come fare pulizia per fortificarvi. Asso di spade. E 8 di coppe. Allora, qui ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe esserci un nuovo contratto o una nuova decisione, mi viene da dire, una nuova determinazione. Perché? Perché abbiamo l'asso di spade che parla sempre di una verità che viene a galla e anche qui abbiamo 7 di spade, al contrario, quindi come se qualcuno semplicemente dicesse mi prendo un tempo, me ne vado, ho deciso di iniziare questo percorso, ho deciso di terminare questo percorso. So che il 4 non è una carta di fine, però essendo una carta di anche contratti, è una carta che comunque parla di una sorta di risultato raggiunto, di mini completamento. Però con questo 8 di coppe c'è la necessità di fare questo lavoro interiore. Per qualcuno si tratta di rivedere quelli che sono, diciamo, le credenze inerenti alla famiglia o alla propria famiglia. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, 5 di coppe, e 8 di pentacoli, ragazzi. Guardate, siccome già qui vi avevo detto che ci potrebbe essere una presa di potere personale sia a livello concreto, quindi o monetario o fisico, o di gestione della quotidianità, del tempo, anche qui ho come la sensazione che
non vorrete più perdere tempo. O perlomeno è come se nella seconda parte del 2023 foste portati a dire sì a diverse cose, a diverse proposte magari anche che vi verranno fatte, questo non nego che possa essere così con un cavaliere di coppe, oppure, come dicevo prima, le proposte che potete fare voi, perché è come se non voleste più perdere un'occasione, cioè siete pronti ad accogliere e raccogliere tutto quello che si prospetta davanti a voi. È come un recuperare il tempo perso. Però qui, appunto, si partiva da un fante di pentacoli, c'era ancora bisogno di alcune esperienze e in realtà c'è ancora bisogno di queste esperienze, nel senso nella seconda parte del 2003 comunque sarete portati ad esaminare meglio quelli che sono i vostri alti e bassi emotivi, che cosa vi fa reagire con un alto o un basso emotivo, come reagite a questo alto basso emotivo. Se per esempio avere una brutta notizia vi cambia la giornata, date questo potere alla cattiva notizia di cambiare tutto il vostro stato d'animo della giornata, oppure se invece magari riuscite a gestire e dire ok, è una brutta notizia, ma quanto è grave? 20%, ok, la metto lì, ne prendo atto, la lascio andare e io continuo con la mia vita, no? Andiamo a vedere questo fante di bastoni. Mm. Abbiamo un 5 di bastoni, una regina di bastoni e il mondo al contrario. È interessante perché iniziamo con due fanti, cioè iniziamo e finiamo con due fanti e anche con due regine. Ragazzi, qui la sensazione è che potrebbe esserci, potrebbe riproporsi, meglio detto, qualche discussione, magari con qualche cugino, con qualche fratello, potrebbe essere con qualche amico. Ehm, sì, qui ho come la sensazione che ci sia qualche cosa eh, che non arriva alla fine con queste due carte. E la regina di bastoni potrebbe essere il soggetto in questione. O un'altra lettura, ragazzi, è che abbiate, come vi posso dire, la necessità di lavorare anche su, diciamo, sul tipo di impatto che date agli altri, perché probabilmente questo darvi, questo aprirvi, proprio per paura di perdervi altre occasioni, vi farà essere un po' troppo esposti. Quindi anche lì fate attenzione un attimino a magari utilizzate il low profile, il basso profilo in determinati momenti, quando, soprattutto quando ci sono delle discussioni, mi verrebbe da dire, non esplodete, cercate di risolvere la questione, diciamo da furbi, ma non intendo in senso maligno, cioè da furbi nel senso come dei mediatori, cercate di mediare, perché da furbi nel senso di non reagire alla scintilla con un'altra scintilla, perché sennò si accende un fuoco, ma di smorzare, cioè di essere magari diplomatici, nel rispondere ad un'eventuale provocazione, io direi. Una o più, perché abbiamo un 5 di bastoni, quindi potrebbero essere diverse, ragazzi. Mm. È come se, cioè, l'evoluzione, vedendo le carte così, vi dessero la possibilità di trovare la vostra stabilità, i vostri punti cardine.
Una volta che avete trovato la vostra stabilità, lasciando stare quelle che sono magari le proiezioni, diciamo un po' da fiaba che avevate in testa, inerente la vostra vita, la famiglia, i fratelli, le relazioni, quello che per voi rappresenta questo 6 di coppe, la relazione al partner magari. È come se trovasse una sorta di stabilità vostra interna. Non dico che sarà semplice, perché comunque per qualcuno si tratta di compiere un viaggio introspettivo che vi porterà alla stabilità, per qualcuno, ragazzi, si potrebbe anche trattare di un viaggio per una cerimonia, mi viene da dire, per studiare qualcosa, per partecipare a qualcosa, per riflettere, per stabilire un contatto o contratto. Però ecco, una volta che vi sarete sentiti così forti, perché è un risultato che raggiungerete, è come se dicesse: ok, adesso ce la posso fare anche da solo, non voglio più perdere neanche un minuto, non voglio più perdere neanche un'occasione. Mi metto a lavorare su di me, su quello che voglio ottenere, su come gestire il tempo, su cosa dare agli altri e a chi dare. Perché poi comunque questo momento di discussione vi insegnerà anche ad essere regina di bastoni. Se per caso la regina di bastoni non fosse un'altra persona, potrebbe essere la vostra energia. La regina di bastoni è una di quelle energie che sa come parlare, sa come convincere le persone. Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Io intanto colgo l'occasione per dirvi che sto proponendo un percorso basato sulle credenze limitanti, ovvero quello che faccio io è insegnare a riconoscere le credenze limitanti, a trovarle, perché molti non sono neanche consapevoli di avere certe programmazioni nel subconscio, e poi insegno come cambiare queste credenze limitanti per riprogrammare il subconscio. Se vi potesse interessare, potete scrivermi un'email e io vi darò maggiori dettagli. Andiamo a vedere una carta per le fatine. Wow. Questa carta, giusto per il tipo di lavoro che andrete a fare, però questa carta vi ricorda che attraverso gli anni siete passati, avete trascorso più e più, diciamo, vicissitudini, si dice, più e più esperienze, e quindi adesso, per riuscire a fare questo passo, diciamo così, è ora di attingere a tutta l'esperienza che avete accumulato e che comunque ha creato un certo tipo di saggezza dentro di voi. Mm? Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo dei guerrieri di luce. Meditazione. Prenditi un momento per connetterti con la fonte attraverso una quiete e riflessiva meditazione. È come se doveste prendervi un tempo per rivedere tutte queste proiezioni di cui ci parla questo 7 di spade al contrario. Ed è proprio qualche cosa inerente a un'idea romantica che vi siete fatti quando si era adolescenti, quando eravate fanciulli, insomma, perché è un po' l'energia di questa carta, no? Rappresenta l'amore platonico, l'amore romantico, l'amore da adolescenti e anche il romanticizzare questo amore, renderlo più romantico di quello che in realtà è. E qui potrebbe far riferimento, essendo comunque, diciamo, una carta di spiegazione, al tipo di relazioni che avete instaurato, o come instaurate le relazioni, o appunto quanto romanticizzate determinate questioni, per esempio. Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire
come navigare al meglio le energie del prossimo semestre? Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un'iscrizione, con una condivisione, magari con un commento, che a me piace sempre leggerli. Se avete piacere di supportare il canale potete fare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo che l'abbonamento è diviso in due fasce. La prima fascia è semplicemente per supportare il canale e ci saranno poi dei badge di fianco ai vostri commenti. La seconda fascia di prezzo, che è quella più alta, è quella che vi dà accesso ai video di crescita spirituale. Allora, con la parte, diciamo, sì, dei video dedicati agli abbonamenti, spiego un po', dal mio punto di vista ovviamente, come vedo io il percorso di crescita e condivido tutto quello che è stato utile per me, in modo che, diciamo, il vostro sia un po' più rapido rispetto al mio, no? Nel senso che qualcuno vi dà delle tecniche e voi potete prenderle. Mentre con il percorso individuale si fa un lavoro molto più specifico sulle credenze limitanti, che è una parte di tutto quello che è il lavoro che spiego nella sezione degli abbonamenti. Questo per spiegarvi un po' che differenza c'è tra il percorso individuale e gli abbonamenti, appunto. Bene ragazzi, spero che possiate apprezzare anche questo tipo di sforzo. Io vi ringrazio comunque di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!